Salve! Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx. Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco? Sono Andy Sachs. Andrea! Era una delle Emily. Una delle che? A distanza di 20 anni Miranda Priestly è tornata. Ma non facciamoci ingannare dall'effetto nostalgia, perché Il Diavolo veste Prada 2 non è assolutamente una semplice rimpatriata. È infatti un film che si propone di decostruire la propria protagonista, Miranda Priestly appunto, mettendola faccia a faccia con il mostro più temibile di tutti, ovvero il panorama mediatico odierno. Nel video di oggi analizziamo insieme il sequel più atteso dell'anno e vediamo come il film contenga al proprio interno e riesca a mescolare con successo il fascino dei primi anni 2000 con la frenesia dei contenuti usa e getta di oggi. Ah, dimenticavo, importantissimo, questo video non ha spoiler, quindi potete tranquillamente vederlo anche se non avete ancora visto il film, non vi rovinerà la storia nei colpi di scena, vuole anzi essere semplicemente una guida per avere una chiave di lettura in più per quando vedrete il film. Detto ciò, fatta questa doverosa precisazione, proseguiamo. Ovviamente il cuore pulsante della narrazione sono loro, i Fantastici Quattro, se così li vogliamo chiamare. Ritroviamo un Nigel sempre molto fedele a Miranda e allo spirito di Runway, una Emily con una conoscenza del mondo della moda assolutamente enciclopedica e un'ambizione di voler emergere nel mondo della moda sempre molto viva, e ovviamente Andy e Miranda. Entrambe le protagoniste, nonostante il tempo passato, 20 anni, restano comunque icone di determinazione e di competenza professionale nel loro ambito di lavoro, con un'etica del lavoro appunto assolutamente incrollabile e ferrea, che al giorno d'oggi sembra quasi un reperto archeologico. E in effetti è proprio qui che questo sequel brilla, ovvero nel mettere in scena lo scontro generazionale in seno alla nuova redazione di Runway. Il film infatti ci mostra in modo molto efficace come le politiche aziendali siano mutate dai primi anni 2000 al giorno d'oggi, in termini di inclusione, in termini proprio di dinamiche di relazioni tra colleghi nei confronti dei propri superiori e nei confronti dei propri sottoposti. Infatti, se nel 2006 seminare il terrore e il panico tra i propri dipendenti era il linguaggio principale di Miranda Priestly, e non è contenta se tutti accanto a lei non sono in preda al panico, alla nausea e tentano il suicidio. Al giorno d'oggi questo metodo di lavorare e di coordinare i propri dipendenti, i propri colleghi, si scontra con una società dai valori diametralmente opposti. Quindi ecco che il film si fa interessante nel momento in cui ci invita a riflettere sui pregi e i difetti dell'evoluzione della società lavorativa, mettendo a confronto il passato e il presente e invitandoci a porci una fondamentale, essenziale domanda. Era meglio l'eccellenza spietata del passato o la morbidezza, la maggiore fluidità e inclusività, ma anche a volte superficialità del presente? Passiamo ora, ahimè, a qualche nota dolente di questo sequel. La prima riguarda Emily, perché nonostante l'attrice Emily Blunt sia sempre assolutamente magnetica e magnifica, la sceneggiatura di questo sequel purtroppo non le rende giustizia. Manca un po', infatti, quella cura narrativa utile ad esaltarne le qualità positive con le quali l'avevamo conosciuta e apprezzata nel 2006. Penso ad esempio alla sua passione per l'ambito della moda e alla sua conoscenza enciclopedica di questo mondo. Ecco, nel sequel il modo in cui il suo personaggio viene raccontato e ci viene presentato la lascia sempre un po' in ombra rispetto al duo Andy Miranda e anche rispetto al coprotagonista Nigel. E poi, secondo punto dolente, ci sono le figure maschili. Se i compagni, i mariti nel primo episodio avevano un peso specifico, un proprio ruolo nel mandare avanti la narrazione e agivano effettivamente come personaggi secondari, influendo sulle decisioni delle protagoniste, dato che Il Diavolo veste Prada era e rimane anche in questo sequel, anzi in questo sequel ancora di più, una storia di donne al potere, ma comunque nel film del 2006 i ruoli maschili avevano effettivamente un peso nell'orientare le decisioni delle protagoniste.
Ecco, dicevamo che in questo sequel le figure maschili invece non hanno una personalità ben definita, sono figure molto inconsistenti dal punto di vista del carattere, hanno una personalità comica o parodica tutt'al più e il loro ruolo nella vita delle protagoniste appare sfocato, quasi accessorio, assolutamente innecessario dal punto di vista della storia e dal punto di vista dell'evoluzione del personaggio delle protagoniste. E si potrebbe obiettare, fa niente, qual è il problema, dato che Il Diavolo veste Prada è sempre stata, come dicevamo prima, una storia di donne. Vero, ma attenzione, perché la scelta di rendere così deboli i personaggi femminili, proprio dal punto di vista della personalità, così opachi dal punto di vista del ruolo che giocano nell'evoluzione dei personaggi femminili, sottrae valore alle protagoniste stesse, nel senso che rischiano di brillare per l'oscurità delle proprie controparti maschili e non per il proprio valore, la propria integrità morale e professionale. E sottrae anche forza all'impatto emotivo che la storia potrebbe invece avere sullo spettatore. Passiamo ora a fare qualche piccola considerazione sul ritmo narrativo. Se il primo episodio, Il Diavolo veste Prada del 2006, spiccava proprio per la raffinatezza, l'eleganza della scrittura, quanto fosse posata la scrittura e quanto sottotesto ci fosse non solo nelle battute ma anche nella comicità, negli sguardi, nei gesti delle protagoniste, dei personaggi, in questo film invece ritroviamo una linea, uno stile di narrazione che si colloca in perfetta linea con lo storytelling contemporaneo, fatto di un ritmo incalzante, eventi che si susseguono l'un l'altro, problemi ai quali si trovano immediatamente soluzioni, che quindi ancora una volta sottraggono peso specifico al problema stesso, con un risultato a volte a tratti stordente. In effetti, se andiamo ad analizzare la vicenda, notiamo che per ben 2 ore, quindi una durata superiore rispetto al Diavolo veste Prada del 2006, si susseguono ininterrottamente citazioni nostalgiche, gag comiche ed eventi che, sì, bene, sono sempre gradite e sono sempre accattivanti e intrattengono, ma proprio per la velocità con la quale si susseguono l'una dopo l'altra, rischiano a tratti di stufare e di stancare. Quindi ecco, come dicevamo riguardo a questo stile di narrare gli eventi, indubbiamente è uno stile che intrattiene e non lascia il tempo di annoiarsi, ma significa anche che usciti dalla sala potreste aver bisogno di qualche minuto per ricapitolare le idee nella vostra testa e razionalizzare e assimilare i legami logici tra i vari eventi e il messaggio morale che il film vuole trasmetterci. Volendo lanciarci in una riflessione magari un po' filosofica, potremmo dire che è come se il film stesso si fosse piegato alle logiche dei mezzi di comunicazione che critica, ovvero abbiamo una narrazione esplosiva, frizzante, che intrattiene, ma che appunto, come abbiamo detto, è a tratti superficiale e che sicuramente lascia meno respiro alla narrazione, meno tempo allo spettatore per riflettere e approfondire quello che gli viene raccontato. In definitiva e per riassumere, Il Diavolo veste Prada 2 è un sequel nostalgico che vince grazie al carisma dei suoi protagonisti e vive di rendita del primo film? Sì. Indubbiamente, infatti, senza la forza dei Fantastici 4, così come li abbiamo soprannominati, il film non sarebbe così appassionante e non godrebbe di una comicità così vibrante come quella che si riscontra nel sequel. Eppure bisogna dire che il film comunque indubbiamente riesce a farci riflettere su che cosa siamo diventati, proprio inteso come società lavorativa del 2026, e su cosa e quanto siamo disposti a sacrificare per il successo nell'era digitale, in un dialogo in auto come da tradizione tra Andy e Miranda, che ci rivela i valori, i principi e il cinismo che le due protagoniste condividono.
Anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi del sequel Il Diavolo Veste Prada 2, se siete team Andy, Miranda, Nigel o Emily. Vi leggo sempre con molto interesse e curiosità, e iscrivetevi al canale per non perdervi altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa, e anche tutorial riguardo alla scrittura di sceneggiature e romanzi. Noi ci vediamo nel prossimo video. È tutto!